Telecamere proibite. Quello che è successo sul set di Ezra Furui ha acceso la fantasia di tutti. Bar Harduk ed Elchin Sangu, tra un ciak e l'altro, sono esplosi in risate incontrollabili. E sì, qualche frammento dal dietro le quinte è misteriosamente finito online, sufficiente a scatenare un'onda di curiosità. Benvenuti sul mio canale YouTube, Segreti Turchi. Prima di cominciare, iscrivetevi e sosteneteci, quello che sto per raccontarvi è più frizzante di qualunque scena che vedrete in onda. Sul set di Ezra Furui, già prima della messa in onda, l'aria ribolliva di voci. Chi ci è passato racconta che tra Bar ed Elchin si respirava un'intesa rara, di quelle che non hanno bisogno di essere dichiarate. E mentre davanti alla camera venivano scolpiti volti seri, sguardi intensi e tensione drammatica, dietro compariva un'altra storia, battute inaspettate, occhiate che sembravano ammiccamenti, complicità tenera che strappava un sorriso persino ai tecnici più stanchi. La prima cosa che notava chiunque mettesse piede in studio era la loro disinvoltura. Nessuna freddezza di circostanza, nessuna confidenza forzata, un equilibrio naturale, così spontaneo da far credere che si frequentassero da anni. È da lì che i sussurri sono cominciati, è normale che si divertano tanto. Tutte quelle risate sono solo un modo per allentare la tensione o c'è qualcosa che non vediamo. Calmo, preciso, misurato. Bar sul set sembra sempre controllare ogni respiro. Vicino a lui, l'energia elettrica di Elchin, vivace, impulsiva, imprevedibile. Insieme, un incastro magnetico. Le riprese più impegnative hanno generato i momenti più irresistibili, prima di un'inquadratura drammatica. Elchin tirava fuori una smorfia inattesa, Bar, che provava a rimanere nel personaggio, finiva per scoppiare a ridere. Appena il regista gridava al stop, tutta la squadra cedeva all'ilarità. E non erano semplici scivoloni. C'erano anche giochi improvvisati, scambi veloci che non esistevano in sceneggiatura. Bastava un accenno di frase lanciato da Elchin e un sopracciglio sollevato da Bar per aprire un micromondo tutto loro, capace di trasformare una scena serissima in un quadro comico perfettamente sincronizzato. Molti di quei momenti non venivano registrati, ma giravano nel passaparola come piccoli tesori. Poi sono spuntati scatti e clip rubate tra una prova e l'altra. Risatine soffocate in un angolo, incroci improvvisi davanti alla macchina del caffè, appuntamenti casuali nello stesso corridoio. Coincidenza o abitudine? Tutti sul set chiacchierano, è normale, eppure, quando i due si ritrovavano nella stessa inquadratura, il volume delle risate sembrava sempre alzarsi di un paio di toni. Il culmine arrivava a tarda notte. Le riprese notturne scioglievano filtri e stanchezza, con il sonno le battute diventavano più audaci. In una sequenza cruciale, Elchin ha deciso di pronunciare di proposito una battuta sbagliata. Bar ha interrotto il personaggio di colpo, guardandola con quell'espressione che tradisce un "l'hai fatto apposta, lo so". Il resto è storia, nessuno riusciva più a ricomporsi. Da quel giorno, la troupe ha battezzato quelle esplosioni di buon umore il divertimento notturno. L'epicentro dei pettegolezzi, però, non erano solo il set e la scena, ma soprattutto i corridoi del trucco e i camerini dei costumi. Elchin entrava per una prova con un outfit nuovo di zecca, Bar lanciava un commento lieve, quasi distratto, e lei rispondeva al volo, con una battuta che faceva centro. Sembravano scambi innocui, ma bastavano a far nascere il dubbio, non staranno prendendosi troppa confidenza? Chi assisteva spesso allungava un sorriso e se ne andava senza aggiungere nulla, alimentando ancora di più la curiosità. È impossibile non notare come Bar, solitamente tranquillo e osservatore, in presenza di Elchin si sciolga in una conversazione più viva, più luminosa. Anche questo non è sfuggito agli occhi più attenti. Lei, quando sentiva quella soglia superarsi, giocava. A volte si divertiva ad allungare la conversazione, a volte, sul più bello, cambiava argomento, come per sdrammatizzare e lasciare tutto in sospeso. Piccoli giochi che sul set diventavano spettacolo parallelo. Le pause caffè, poi, erano un'attrazione a parte. Iniziava tutto con loro due seduti affiancati, un commento sussurrato,
una risata trattenuta, e in pochi minuti le sedie attorno si riempivano. Chi si avvicinava voleva capire, ma non riusciva a cogliere le parole. Si sentivano solo risate, si scambiavano sguardi, poi ognuno tornava al proprio reparto con lo stesso interrogativo appeso tra i pensieri. Di cosa staranno parlando? Anche i piccoli imprevisti facevano la loro parte. In un esterno, il vento ha scompigliato i capelli di Elchin, lei ha colto l'occasione per posare in modo plateale, giocando con l'aria come su un set fotografico. Bar l'ha assecondato con un applauso teatrale. Per qualche minuto, sembrava di assistere a un varietà improvvisato. Il regista, paziente, osservava con un mezzo sorriso mentre dal backstage rimbalzava un'eco di ilarità contagiosa. Intanto, i brevi video trapelati sui social hanno puntellato l'immaginario del pubblico ancor prima della prima puntata. C'erano commenti che dicevano questa coppia sprigiona energia, altri più prudenti che parlavano di professionalità impeccabile intesa da manuale, e poi, inevitabile, chi insinuava che sotto ci fosse qualcosa di più profondo. È lì che il fascino di Esref Rui ha iniziato a lavorare per conto proprio. Il racconto non era più solo la storia del copione, ma anche quella invisibile delle pause, degli sguardi, dei momenti fuori programma. L'energia di Elchin, brillante e bruciante, abbinata alla calma lucida di Bar, ha dato vita a un caos sotto controllo. Da un lato un set disciplinato, orari rigidi, scalette precise, dall'altro, la serietà trafitta dalle risate, la leggerezza che entra dalla fessura di un Chuck rifatto. Questa doppia velocità ha trasformato il luogo di lavoro in uno spazio vivo, carico di ricordi condivisi. E prima ancora che la serie vedesse la luce, si poteva dire che il dietro le quinte di Esref Ruia fosse già un racconto a episodi, con un proprio ritmo e una propria audience. Chi è passato di lì giura che quella sintonia fosse percepibile fin dall'ingresso. Un saluto scambiato a bassa voce, un sorriso appena accennato, il tempo giusto per entrare in scena e poi, appena possibile, la voglia di ritrovarsi in un angolo per commentare il Chuck precedente con una battuta complice. Da qui a chiedersi se fosse solo affiatamento professionale o qualcosa di più, il passo è stato breve. Durante le riprese più tirate, i rifacimenti hanno fatto emergere il lato più giocoso. C'era una scena in cui il testo richiedeva la massima concentrazione. Sul filo del silenzio, Elchin ha piegato appena la bocca, una smorfia quasi invisibile, e Bar ha portato una mano al volto nel tentativo di restare serio. Non c'è riuscito. Stop, ha detto il regista, ma ormai era tardi, si rideva in ogni reparto. Qualcuno ha sussurrato che proprio questa complicità avrebbe reso credibili le scene più passionali davanti alla camera, perché dietro c'era un linguaggio segreto che funzionava senza bisogno di indicazioni. Un altro terreno fertile era il guardaroba. Nuovi abbinamenti, tessuti, colori. Elchin usciva dalla prova e Bar, con l'occhio da attore che sa quanto conti il dettaglio, le faceva un'osservazione apparentemente casuale. Lei rispondeva mordendo la lingua, a metà tra il serio e il faceto. Tutto normale tra colleghi? Forse sì. Eppure quella naturalezza lasciava una scia, un piccolo brivido nelle chiacchiere del backstage. Non mancavano i messaggi scambiati al volo, i tentativi di nasconderli ridacchiando, e le occhiate di chi passava, nulla di dichiarato, molto di intuitivo. Quando calava la notte, lo spettacolo extra tornava. A tarda ora, con i fari che segnano sagome e le ombre che allungano i corridoi, il filtro si abbassava ancora di più. In un'altra scena, proprio Elchin ha messo l'accento su una parola in modo volutamente seducente, tradendo il copione. Bar ha smesso di recitare per guardarla dritta negli occhi, come a dirle mi stai provocando. Un attimo di silenzio, poi risate a cascata. Da lì in avanti, ogni turno notturno portava l'aspettativa di un nuovo fuori programma. Intanto, sui social cresceva la curiosità, non solo i fan più accaniti, ma anche chi non conosceva la serie iniziava a parlare della loro intesa. Alcuni insistevano sulla parola chiave e professionalità, se due attori si trovano, la scena funziona, punto. Altri, invece, leggevano quei frammenti con occhi diversi, ci deve essere una storia in controluce, sussurravano.
Il bello è che nessuno poteva confermare né smentire. Il set, intanto, restava un organismo preciso, scandito, efficiente. Ma era come se, tra Chuck e Chuck, si spalancasse una finestra da cui entrava aria nuova. Una battuta, una risata, un applauso ironico. Le stesse mani che poco prima tremavano di rabbia in scena ora tremavano perché non riuscivano a smettere di ridere. E ogni risata aggiungeva un tassello alla leggenda del dietro le quinte. Ci sono dettagli che, raccontati, sembrano minuscoli e invece fanno la differenza. Il modo in cui Bar, di fronte a un imprevisto tecnico, si girava cercando lo sguardo di Elchin, come se cercasse una conferma. O il modo in cui lei gli spiegava sottovoce un'intuizione di recitazione, ridendo quando lui fingeva di non capire per sentirla parlare ancora. Piccole cose, ma cariche di una dolcezza che rendeva più leggera l'intera giornata. Poi, la fine delle giornate lunghe. L'ultimo Chuck, l'attimo di silenzio, i a domani mormorati nell'aria. Lì, nelle soglie dei camerini, c'erano gli sguardi più eloquenti, sorrisi lasciati a metà, promesse non dette. Le risate diminuivano, ma non sparivano. E chi ama i pettegolezzi sa che proprio quelle dissolvenze alimentano l'immaginazione più delle scene rumorose. Così Ezra Frouia, prima ancora di conquistare lo schermo, ha già inciso una traccia indelebile nei racconti di chi c'era. Bar ed Elchin, con quella miscela di rigore e gioco, hanno reso il set un luogo dove la serietà del lavoro convive con il piacere del momento. Le clip trapelate hanno fatto il resto. L'eco delle loro risate è diventata un invito a guardare la serie con occhi curiosi, in cerca di quella stessa vibrazione. C'è chi giura che questa energia si tradurrà in scintille davanti alla macchina da presa. C'è chi resta scettico e la liquida come ottima chimica tra professionisti. Ma ognuno, in fondo, ha già scelto da che parte stare. E se la verità fosse nel mezzo? Un grande spirito di squadra che, a forza di ridere insieme, ha costruito qualcosa che va oltre la routine. Nel frattempo, la domanda rimane: queste scene scherzose sono il segno di un gruppo unito o l'indizio di un legame più profondo? Lo scopriremo davvero? Forse no. Forse il bello è restare sospesi qui, tra una risata notturna e un applauso improvvisato, in attesa del prossimo Chuck. Ditelo voi, nei commenti, cosa leggete tra le righe. Secondo voi l'energia di Bar Harduk ed Elchin Sangu come esploderà sullo schermo? Mettete mi piace, iscrivetevi a Segreti Turchi e attivate le notifiche per non perdere i nuovi dietro le quinte. Ci vediamo nel prossimo video, carico di chiacchiere e sorprese. E, per chiudere in bellezza, buon anno a tutti!